Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally. È un'edizione Centauria, il modello in scala 1:8, lui invece in scala 1:1. Eccolo qui il mio amore Michelangelo, il mio gatto tigrato, è già entrato dentro il cubo box. Quanti secondi? Adesso è già uscito, perfetto, fa tutto lui. Va bene, dicevo che è l'uscita numero 93. Sono previste 110 uscite per il completamento di questo modello. Ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, a cui faccio tantissimi auguri per una pronta guarigione, e il suo copilota invece navigatore, che è fondamentale per appunto riuscire ad ottenere degli ottimi risultati. Non basta solo il pilota, lui è copilota anche, Silvio Maiga. Ecco qui ragazzi, il mio Michelangelo mi ha fatto un po' perdere il filo del discorso perché ce l'ho dietro la schiena che sta raschiando qualcosa. Speriamo che non mi sgnacchi nulla. In questo numero troviamo un po' di pezzi: serbatoio del tergicristalli, la vaschetta dell'acqua, i dispositivi acustici, e io penso che sia veramente un'opera d'arte anche la vaschetta dell'acqua. È bellissima. Le fasi del montaggio non sono complesse, ci vuole sempre, secondo il mio punto di vista, un metodo, ma indipendentemente da questo si riesce comunque a montare. La differenza tra avere un metodo e montare così è che fate meno fatica, tutto lì. Bene, andiamo subito insieme a vedere i pezzi. Accendo anche l'anello luminoso, un attimo. Vediamo un po' quale, così. Volevo farvi vedere la vaschetta dell'acqua, che bella, in gomma. Poi abbiamo i due dispositivi acustici. Questo è tutto plastica, quello che vi faccio vedere adesso. Questo fa sempre parte del montaggio del dispositivo acustico. Questi sono i due tappi da mettere dietro, andranno poi inseriti qui, dove poi sopra andremo ad attaccare, e attenzione che non sono dei calcomanie ma sono adesivi, la marca Fiamme. Però amore mio, tu devi deciderti, perché io già i video li faccio come li faccio. Se tu mi distrai ogni 5x2 che fa 10, siamo rovinati. Cosa vuoi fare amore? Aspetta, mettiti qua, vieni, mettiti qua, qui. Non lo so cosa vuol fare. Poi una serie di viti AP da avvitare nella plastica, ce ne serviranno due. Questo qui, dove poi sopra andrò ad attaccare, ve lo dico subito, si fa per dire, comunque dovrebbe proprio essere sì,
il tubo della pompa, questo qua, il trasparente della pompa, chiedo scusa, delle trombe, eccolo qui. Questo poi andrà inserito uno qui e uno andrà messo qui, così. Perfetto. Poi c'è questo tubo che ci dicono di tagliarlo a 5 cm, io l'ho lasciato più lungo, e 5 cm e mezzo l'ho lasciato così. Questa sarebbe la pompa, quella elettrica, che fa andare appunto l'acqua nel tergicristalli. Questa va attaccata alla vaschetta dell'acqua, così. E invece qui, guardate, nel perno superiore invece poi andremo a mettere, andremo insieme, voi con me, andremo a mettere questo che andrà passato sotto la guaina ed è il tubicino che va sullo spruzzatore del vetro anteriore. Cosa fai? Cosa fai, amore? No. Ecco qui. Penso di avervi detto tutto. Adesso, guardate, prendo uno stuzzicadenti, eccolo qua, così. Qui sono andato, come vi ho detto, o se non ve l'ho detto lo dico adesso, sono andato già a incollarmi il tubo di gomma al primo perno, poi vado a incollarmi subito anche qui il tubo, adesso lo inserisco così, poi metto pausa e faccio l'incollaggio di tutto. Prendo questo e lo metto proprio così. Vedete che abbiamo questo pezzo di plastica qui sulla destra. Prendo lo stuzzicadenti perché basta poco e vado un po' ad inserirlo in questi due fori. Ecco, questo infatti era un po' ostruito. Poi prendo questo stai fermo, amore. Facciamo così. Creo un invito con la punta del cacciavite più piccolo. Ecco. Ecco fatto. Anche questo poi andrò a togliere e ad incollarmi, ve lo dico subito, vedete, perché vi si stacca poi, quindi mi raccomando. Se si stacca adesso non importa, vi faccio solo vedere quello che andrò a fare. Poi, vedete, poi vado a mettermi prima i tappi, non metteteli dopo aver messo i tromboncini qua delle, aspettate che ingrandisco, che allontano l'immagine, ecco qui. Nelle istruzioni vi fa vedere di mettere prima questi, mettete prima i tappi dietro, questi qui, qua dietro,
altrimenti poi con le trombe fate fatica a inserirli, così è tutto più facile. Però ovviamente dovete prima mettere il pezzo, possiamo anche farlo così, ok? Poi mettete questo, però io adesso non lo metto perché mi cade, lo devo incollare. Ecco che scappa di nuovo. Poi, per farvi vedere come mettere le trombe, ve lo devo mettere per forza. Anche se cade, l'importante è farvi vedere il senso. Allora, questo va messo così, con questo perno che poi andrà nella paratia anteriore sinistra, quella in plastica. Vado a mettere la prima tromba, quella più lunga, qui, e l'altra qui. Anche se cade adesso non importa, mi serviva per farvi vedere come metterli dentro. Delicatamente inseriamo fino in fondo. Qui non serve mettere il collante perché questi poi non escono più da lì. Ecco. Così è montato correttamente. Adesso questo tubicino però ragazzi io non posso, devo incollarlo, metto pausa, incollo tutto subito, altrimenti non ce la faccio proprio. Ci vediamo dopo. Ecco qua, guardate. Ho già messo i due adesivi, io li ho messi così. Qua ho incollato tutto. Però vi volevo far vedere un'altra cosa. Il tubo qua sopra poi andrà presentato così, con questa curva. Vedete che non fa lo strozzo. Se io lo piego qua, fa lo strozzo. Sono andato a prendermi questa, una di quelle fascette, sapete che si mettono per le etichette. Ho tagliato un pezzo lungo 3 cm, l'ho inserito nel tubo, così, scusate, così. Ovviamente l'ho tagliato a 3 cm, poi ho lasciato fuori gli ultimi 3-4 mm, ho messo il bicomponente epossidico perché non deve potersi muovere poi da lì, ok? Stiamo lavorando da questa parte adesso, vi sto facendo vedere perché vedete che c'è già dentro il tubo, ok? Poi ho tagliato, ho preso questo perno qui, l'ho inserito all'interno, lui ha spinto il tubo, ho aspettato che diventasse tutto duro e vedete che anche se piego non fa più il lavoro di prima, mi piace di più. Piccolezze, non è che bisogna farle per forza. Poi prendo questo che è un filtro, prendo l'altro pezzo, questo è il filtro del segnalatore acustico. Con il perno rivolto verso l'alto inserisco così. Il perno lo metto così, vedete? Comunque qua le immagini sono chiare. Qua, poi più avanti non sono così chiare, dove si vedono i tubi inseriti, ma purtroppo che bisogna fare? Poi prendo il modello,
Ecco qui. Adesso senza problemi, è molto semplice. Le due viti AP sono andato ad avvitarmele qui, abbiamo 4 fori, però vi basterà guardare i perni, quindi dobbiamo andare a fare, se volete, non siete obbligati, se volete crearvi il filetto, nei fori interni, quindi il secondo e il terzo foro. Il primo e il quarto no, perché ci vanno i 2 perni. Vado a svitarmi le 2 viti. Ecco qui. Poi prima di inserire la vaschetta io devo accertarmi che questo mi entri qui. Qui abbiamo la vite, poi abbiamo 2 fori, il primo dove andiamo a mettere questo e il secondo, a seconda di come lo guardate, comunque quello più vicino al radiatore andremo a mettere il filtro delle trombe acustiche, ok? Quindi devo andarmi ad accertare che tutto entri perfettamente. Prendo il cacciavite più piccolo e mi creo l'invito. Abbiamo detto che questo va qua dietro. Vedete, con l'invito è tutto più semplice. Questo va così, poi andrò a incollarmelo, ve lo dico subito. Poi, anzi, vado a incollarmelo subito. Vi faccio solo vedere, poi metto la pausa e vado a incollarmelo. Prendo adesso l'altro, questo, e mi sincero che entri nell'altro qua davanti. Guardatela l'inclinazione, vedete, non è diritto. Se voi spingete diritto così non lo mettete, dovete metterlo storto così verso l'alto. Ecco, e vi rimane inclinato, ed è giusto che sia così. Qui poi, in questo perno, andrò a mettere questo, il tubo trasparente, mentre invece questo tubo, che è quello che arriva dal tergicristallo, lo faccio passare qua sotto. Vediamo se lo posso far passare da un'altra parte, che così non mi piace mica. Ecco, proviamo. Non è detto che mi piace anche così. Vediamo. Sì, così mi piace invece. Avete lo spazio qua sotto. E poi questo va girato così. Ecco, vedete? Una volta incollato, magari adesso si sfila di nuovo, io basta che lo tiro di qua, in questa maniera, e lui è perfetto. Bene, adesso metto pausa, mi incollo questo tubo, mi incollo questo, e vado a incollarmi anche questo, vi faccio vedere. Qui abbiamo questo foro, vedete? Ovviamente va messo dall'interno, ma da qui lo vedete meglio. Questo perno inserito dall'interno va messo così. Proprio così. Mi creo l'invito anche da questa parte.
Eccolo qua. E poi attenzione, lavorate male se non fate così. Sfilate il tubo. Niente di più semplice. Ok? Bene. Adesso passo questo qua sotto. Così. Questa la giro così. Questa va messa così. Ecco. E questo andrà qui. Vedete? Va montata poi così. Ci va anche la borsa, ovviamente, dell'acqua. Adesso, come vi ho anticipato poc'anzi, metto la pausa, incollo tutti i tubi che vanno incollati e ci vediamo dopo. Ecco qua. Adesso mi rimane solo da mettere la vaschetta dell'acqua e il montaggio è terminato. Vi faccio vedere come l'ho messo. Tubo del lavavetri, filtro del clacson, perché sono ad aria. Queste le ho inclinate un po' verso il basso. Eccoli. Non diritte perché c'è subito il radiatore, ma anche diritte, se le avete messe, vanno benissimo, anche perché io non ho la certezza che andassero messe basse così. Però ho ragionato un po' per logica, il suono è più libero se passa sotto, piuttosto che andare a sbattere, diciamo, contro il radiatore. Vedete che senza il tubo inserito, questo è tutto più semplice. Il tubicino trasparente, che nelle istruzioni vedete che è nero, ma in realtà è quello trasparente, ho fatto girare così. Qua vedete? Ho fatto passare qua in mezzo. Adesso mi fisso questa. Vado a farmi l'invito nei buchi esterni, nei fori esterni, non quelli interni perché ci va la vite, in quelli più esterni, uno qui, ecco, inserisco questa splendida vaschetta dell'acqua. Che opera d'arte, ragazzi, che spettacolo. Stavo pensando se loro nel video ce lo fanno vedere, nelle istruzioni ce lo fanno vedere che va fuori questo tubicino qui. Sotto come starebbe? Provo. Starebbe così. Sopra, come ci dicono loro.
Sì, è meglio così, meglio come ci dicono loro. Metto le mie due viti AP. Non esagerate a stringere, quando vedete che la vite è contro, basta, perché questa è gomma, più stringete, più la snervate e poi lei tende a spaccarsi. Quindi anzi, allento anche un po' perché non serve proprio stringere di più. Guardate che bellezza. Adesso inserisco nuovamente questo. Ecco qui. Direi che il montaggio è terminato, sono soddisfatto. Non mi piace tanto questo tubo un po' lungo qui. Non posso tirarlo perché se lo tiro mi piace di più, ma andiamo oltre la linea qui del cofano, quindi devo vedere un po', altrimenti lo accorcio e mi piace di più. Questo posso massimo metterlo qui, che è troppo, vedete? Dicono di tagliarlo a 10 cm, ma è addirittura più corto questo tubo qui, di 10 cm. Deve essere almeno così. Quindi andrò poi ad accorciarlo, vediamo, va. Ci penserò. Credo di avervi fatto vedere tutto. Avete visto i tubi piano piano? Si inseriscono tutti. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi ringrazio veramente di cuore anche per le condivisioni che fate, quindi grazie a tutti. Ciao ragazzi.